Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi parleremo di come la parola anzi viene utilizzata in italiano. In questo episodio vi dirò i 3 significati principali di questa parola. Farò moltissimi esempi, così che possiate capire al meglio l'argomento di oggi. Li trascriverò tutti nella descrizione di questo episodio. Dateci un'occhiata. Inizio l'episodio di oggi dicendovi che anzi ha vari significati. Solitamente, però, viene utilizzato principalmente per contraddire una frase negativa, detta in precedenza. In questo caso, anzi ha il significato di al contrario. Facciamo un esempio. Non fa freddo, anzi ci sono 35 gradi. Oppure, altro esempio, può essere: Stefania non è brava a giocare a tennis, anzi è proprio negata. Con lo stesso significato, la parola anzi si può usare anche da sola, lasciando intuire il resto della frase. In questo caso, l'intonazione di anzi è più forte. Esempio: non fa freddo, anzi. Stefania non è brava a giocare a tennis, anzi. Anzi si può anche usare con il significato di, o meglio, piuttosto, quando si cambia idea. In questo caso, l'altra frase non deve essere per forza negativa. Esempio: prendo una pizza, anzi, prendo la pasta. Quando utilizziamo anzi per cambiare idea, possiamo anche aggiungerci un no. Esempio: gradirei un calice di vino. Anzi, no, prendo una birra. Attenzione però, perché se l'altra frase è negativa, dobbiamo aggiungerci, se vogliamo, un sì. Esempio: non mi va di andare al cinema. Anzi, sì, dai, andiamo. Infine, possiamo usare anzi per rafforzare quanto detto prima, cioè per dare maggior enfasi, per insistere su un concetto. Per esempio, l'Italia è bella, anzi, bellissima. La parola anzi si può trovare anche in parole composte, come ad esempio anzitutto e innanzitutto, che vengono utilizzate
per iniziare un discorso, oppure per iniziare una lista di cose da elencare. In questo caso hanno il significato di prima di tutto. Esempio: anzitutto compriamo gli ingredienti, poi faremo una torta. Altra parola che utilizziamo spesso è poc'anzi, che ha il significato di poco fa. Esempio: Luca, devo raccontarti quello che mi è successo poc'anzi. Per concludere, abbiamo inoltre la parola anziché, che significa invece di, e si usa con il verbo all'infinito, senza alcuna preposizione. Normalmente, anziché introduce un'azione che non si vuole compiere. Per esempio, preferisco comprare una casa nuova, anziché affittarne una. Se i verbi della frase con anziché e della frase senza anziché sono uguali, il secondo verbo, quindi il verbo della seconda frase, si può anche omettere. Per esempio, preferisco mangiare carne anziché pesce. Siamo giunti alla conclusione. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e che lo abbiate trovato utile. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo l'argomento di oggi, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella, così da non perdervi nessun episodio. Il link lo trovate in descrizione. Come sempre, lasciatemi una recensione e una valutazione su Apple Podcast. Non mi resta che salutarvi, ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.